Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Bene, grazie di nuovo. Penso che conosciate tutti la storia di Siddhartha, il principe del clan degli Shakya, no? Insoddisfatto della vita a palazzo, lo abbandona per ricercare la via spirituale. E ha trascorso 6 anni svolgendo le pratiche ascetiche, molto rigorose, ma alla fine ha capito che queste pratiche non portavano assolutamente a niente, non erano la via che poteva condurre all'illuminazione finale. Stremato però da queste privazioni, si è bagnato nel fiume, è stato nutrito dalla figlia del capo del villaggio e si è messo serenamente seduto ed è entrato in profonda meditazione sotto l'albero di Pippala, che è una specie di fico, ok? Controllando la mente, è rimasto assorto in meditazione e infine ha conseguito il risveglio, l'illuminazione, come diciamo. Quindi questa parola la sentiamo dire continuamente, illuminazione. Illuminazione non è una parola che non mi piace, perché anche io la uso quotidianamente, ma in realtà per me non è la preferita. Perché prendiamo esempio di una candela. Se accendiamo la candela, improvvisamente si manifesta la luce, no? Questa luce prima non c'era. Cosa c'era? C'era il buio, però improvvisamente dal momento dell'accensione esiste. Quindi non trovo che la parola illuminazione sia la più adatta, anche se è normale, perché si presuppone che qualcosa arrivi improvvisamente e che non esistesse in precedenza. Giusto? Se fosse così, allora il Buddha avrebbe conseguito qualcosa che prima non era presente in lui. In giapponese esiste una parola molto bella che è satori, che si può tradurre come risveglio. Risveglio, cioè risvegliarsi, svegliarsi di nuovo. Nel buddismo Mahayana questo indica il presupposto che ogni essere è dotato della natura di Buddha, okay? Altrimenti un risveglio non sarebbe possibile. Nei Sutra Theravada viene spiegata l'illuminazione del Buddha, cioè ha compreso l'interdipendenza, l'origine dipendente di tutti i fenomeni, cioè un fenomeno sorge perché un altro sorge. Ma in termini del Sutra del Loto, il Buddha si è risvegliato alla vera realtà di tutti i fenomeni, cioè ha visto l'universo, tutto ciò che ci circonda come realmente è e non attraverso punti di vista personali illusi causati dalle afflizioni. Potrebbe venire spontaneo chiederci, non so se vi siete mai posti questa domanda, ma se il Buddha ha conseguito il risveglio seduto in meditazione silenziosa, perché noi non facciamo altrettanto? La risposta è semplice in realtà, ma ci sono diversi punti di vista di cui vorrei parlare. In realtà il Buddha non ha conseguito l'illuminazione esclusivamente attraverso la meditazione silenziosa, cioè lui ha accumulato meriti e la saggezza attraverso le pratiche svolte in innumerevoli vite precedenti, come le sue vite precedenti come Bodhisattva, perfezionando la virtù come la compassione, la pazienza, la rinuncia, ok? Quindi la meditazione sotto l'albero di Bodhi ha costituito proprio il culmine finale di questo percorso lunghissimo, ma non un punto di partenza.
Proprio per questa ragione il Buddha ha trasmesso la vastità di metodi per conseguire l'illuminazione, almeno parziale, adatti alle diverse capacità delle persone e alle diverse condizioni degli esseri, affinché ognuno potesse avvicinarsi, secondo le proprie inclinazioni, al Dharma, in maniera più appropriata. Il Sutra del Loto enfatizza la possibilità di conseguire il risveglio da parte di tutti gli esseri. Recitare il sacro titolo del Sutra del Loto, lo Daimoku, serve a stabilire un'affinità karmica, una connessione con questo sutra. E in questa maniera possiamo creare un ponte che consente di assimilare gradualmente la verità profonda. Anche la meditazione silenziosa può diventare un mezzo per penetrare l'essenza del Sutra del Loto, ma questo però avviene in virtù di questa connessione già coltivata attraverso la recitazione dello Daimoku e l'impegno di vivere effettivamente secondo i principi del Sutra del Loto, cioè Namu, cioè il rifugio nella fede. La pratica del sacro titolo nutre lo spirito e prepara il terreno, permettendo così piano piano alla saggezza di fiorire in modi diversi, in modi molteplici, che siano espressi sia nel silenzio contemplativo, seduti in meditazione, o anche proprio nella vera e propria azione. Un motivo ulteriore per cui la meditazione silenziosa non può essere considerata il mezzo unico e diretto per accedere alla saggezza del Buddha, molto semplice, è perché il Buddha stesso non l'ha prescritto. Molto semplicemente, nel Sutra del Loto, il Buddha insegna che dobbiamo svolgere 5 tipi di pratica e solo ed esclusivamente attraverso questi 5 tipi di pratica del Sutra del Loto è possibile conseguire la completa e perfetta illuminazione del Buddha. Custodire, leggere, recitare, esporre e copiare il Sutra. Queste sono le 5 pratiche del Sutra del Loto. Questo è quello che prescrive il Buddha. Non lo dico io, Basta leggere il Sutra del Loto. Infine, ci dobbiamo ricordare anche un altro fattore, che le condizioni al tempo del Buddha erano molto diverse da quelle di oggi e il Buddha sapeva perfettamente che le persone che sarebbero vissute in futuro, nella nostra epoca, avrebbero avuto scarsissima capacità. Per questo motivo ha predicato per ultimo l'insegnamento che sarebbe stato in grado di salvare tutti, a prescindere dalle capacità. Okay? Quindi non soltanto coloro che avevano grandi capacità, ma tutti. D'altra parte, il voto del Bodhisattva è di far sì che tutti gli esseri viventi, chiunque, tutti gli esseri possano conseguire lo stesso stato del Buddha. Non solo coloro che sono particolarmente saggi o particolarmente abili nella pratica. Così il Buddha ha inviato il suo messaggero, come aveva detto nel capitolo 21 del Sutra del Loto, che aveva già istruito nel passato più remoto, affinché propagasse l'insegnamento più adatto al tempo, al luogo, alla capacità delle persone. Il Buddha nel Sutra del Loto rivela che il varco che conduce al risveglio si può oltrepassare solo attraverso la fede. Solo attraverso la fede è possibile conseguire la buddhità. Così è detto nel capitolo 2 del Sutra del Loto, Espedienti. Il Dharma non può essere mostrato, è inspiegabile a parole. Nessuno può comprenderlo eccetto i Buddha e i Bodhisattva forti nel potere della fede. Così è detto. Quindi noi praticanti come rafforziamo la nostra fede quotidianamente? Attraverso lo Daimoku, perché è la nostra professione di fede, attraverso Namu, Myoho Renge Kyo. Sviluppando il potere della nostra fede, piano piano
possiamo ottenere la saggezza del Buddha e in questo modo possiamo avvicinarsi al suo cuore. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Oggi simbolicamente offriamo una candela. Fin dai tempi più antichi la luce della candela rappresenta la saggezza del Buddha. La luce che noi offriamo, non solo di questa in particolare, ne ho messa una in più grande apposta, ma le luci delle candele rappresenta la saggezza, come ho detto, ma e la candela stessa? A me piace pensare che la candela stessa sia come il nostro cattivo karma, che tutte le nostre afflizioni, che viene consumato dalla luce della saggezza del Buddha, proprio come la cera della candela stessa si consuma attraverso la fiamma dell'illuminazione. Quindi in questa maniera, piano piano, come la candela si consuma, anche noi ci avviciniamo al risveglio del Buddha, scoprendo la nostra natura originale. L'illuminazione potrebbe sembrare qualcosa di lontano, qualcosa di difficile da raggiungere, magari anche non alla nostra portata, ma mirare in quella direzione dà in realtà un significato molto profondo, proprio incredibile alla nostra vita. E così piano piano ci esercitiamo ogni giorno recitando l'Odaimoku, il Sutra del Loto. Allora scopriamo che in realtà l'illuminazione non è così lontana, è alla portata di tutti quotidianamente, però per questo ci dobbiamo proprio sforzare e far sì che la nostra professione di fede, far sì che Namu-myoho Renge-kyo diventi una pratica quotidiana, non seduti soltanto, ma sempre, anche quando usciamo da quella porta. Va bene? Quindi così l'illuminazione, il risveglio saranno sempre a portata di mano. Con questo ho concluso, recitiamo Daimoku 3 volte e iniziamo poi la cerimonia. Namu-myoho Renge-kyo.